Buongiorno a tutti e bentornati sul nostro canale. Stavo sfogliando l'altro giorno il libro di scienze e ho notato un esperimento molto carino, molto interessante che volevo condividere con voi, che riguarda il surriscaldamento globale, nel particolar modo l'effetto serra. Iniziamo soprattutto a distinguere cos'è l'effetto serra. Ci sono due tipi di effetto serra. Noi pensiamo subito che l'effetto serra sia dannoso, ma in realtà non è affatto così. L'effetto serra naturale e l'effetto serra artificiale sono i due tipi di effetto serra. Di effetto serra naturale è molto utile perché abbiamo nell'aria dei gas serra, cosiddetti gas serra, molto importanti, come per esempio il diossido di carbonio che costituisce il 70% dei gas serra e altri gas in quantità minore. Iniziamo subito a dire che senza questo gas serra noi vivremo al freddo, perché infatti i raggi solari passerebbero sì sulla Terra, però si disperderebbero subito sullo spazio, quindi avremo una temperatura simile a quella del Polo Sud su tutta la Terra. Il problema è l'effetto serra artificiale, quello che sentiamo parlare negli ultimi anni, che causa il riscaldamento globale, che è la principale causa del surriscaldamento globale. L'effetto serra artificiale provoca conseguenze disastrose per il nostro pianeta. Potrebbe sembrare una cosa da nulla, però anche se la Terra aumentasse di qualche centigrado, qualche grado la sua temperatura, gli esseri viventi potrebbero avere delle conseguenze molto catastrofiche. Vediamo subito innanzitutto gli esperimenti. Prima di iniziare l'esperimento, gli occorrenti dell'esperimento: un termometro, un barattolo con un coperchio, mi raccomando, molto importante, perché noi dobbiamo far vedere l'effetto serra al chiuso. Quindi un barattolo con un coperchio di vetro, del bicarbonato e dell'aceto. In questo caso noi di mele, però va bene anche qualsiasi tipo di aceto. Abbiamo il nostro termometro, che io purtroppo ne ho solo uno, se no sarebbe stato meglio se ne avessi avuto tre. Mettiamo questo termometro al sole per 8 minuti. Mi raccomando, voi da casa che lo fate questo esperimento, se avete tre termometri la temperatura iniziale deve essere sempre la stessa e il tempo che che i termometri vengono lasciati al sole deve essere uguale per tutti e tre i termometri. E ora aspettiamo. Dopo 8 minuti al sole il nostro termometro segna una temperatura di circa 32 gradi. E ora teniamo al sole per 8 minuti il nostro termometro, chiuso però nel famoso barattolo di vetro che dicevo prima. Così ricreiamo l'effetto serra naturale. Ora apriamo la nostra scatola e vediamo quanto misura il nostro termometro. Guardiamo il nostro termometro che misura una temperatura fra i 35 e i 36 gradi centigradi. Noi annotiamo 35 più o meno. Nell'ultima fase del nostro esperimento dobbiamo inserire 3 cucchiai di aceto nel nostro barattolo, come si può già vedere, noi l'abbiamo già fatto, e per finire un cucchiaino di bicarbonato. E ora lasciamo sempre per 8 minuti al sole il nostro barattolo con il bicarbonato e l'aceto e all'interno il termometro. Vediamo i risultati del nostro esperimento. Tiriamo fuori il termometro. Scusate, ma è molto difficile da tirare fuori. Ecco qua. E vediamo che il nostro termometro segna circa 38 gradi. Ecco qua. Il processo simile che accade durante l'effetto serra artificiale. Abbiamo segnato tutti i risultati su un foglio e notiamo che la prima misurazione registra la temperatura più bassa, mentre l'ultima misurazione registra quella più alta. Spero che questo esperimento vi sia piaciuto e l'ho fatto soprattutto per farvi riflettere, perché è un problema che riguarda tutti e che sta causando dei grossi problemi sulla Terra già ora. Quello che abbiamo visto nell'ultimo esperimento, nell'ultima misurazione, è quello che accadde sulla Terra in questi ultimi decenni.
Ora vi do qualche dato innanzitutto. Se la temperatura aumentasse globalmente di 1,5 gradi centigradi, 350 di milioni di persone si troveranno a vivere in condizioni di siccità. Morirebbero il 6% delle specie di insetti e l'8% dei tipi di piante rischia di estinguersi. Dal 70 al 90% della barriera corallina potrebbe sparire. Se la temperatura aumentasse globalmente di circa 3,5 gradi, 2/3 dei ghiacciai si estinguerebbero e la barriera corallina scomparirebbe definitivamente. Per barriera corallina intendiamo anche ad esempio plancton o alghe e il 100% della razza umana rischia di estinguersi. Se questo esperimento vi sia piaciuto, mi raccomando lasciate un mi piace oppure un commento e iscrivetevi al canale. Ciao!